Salve a tutti, benvenuti a questa piccola serie di tutorial per la torso duro. Oggi come primo tutorial parleremo del mascherino della torso duro. Teniamo presente che sono tutti comuni gli attacchi, quindi il 1200, il 900, il 750 di qualunque anno, gli attacchi sono identici per tutti. Quindi vedremo come smontarlo, come poterlo sostituire con quello del 1200 perché è il frangivento, per chi può piacere, oppure come adattare un mascherino come ho fatto io per andarci in pista e non rovinare il nostro fanale in caso di... Ciao a tutti! Pochi attrezzi per quello che riguarda lo smontaggio: una 10 attiva a snodo, una 5 esagonale e una 10 occhio fissa. Le prime viti da levare sono questa in basso e poi quest'altra, non so se riuscite a vederla, in fondo qui al mascherino. Qui ho fatto questa piccola modifica, ho messo un bullone più lungo che ora vi farò vedere meglio una volta smontato. Quindi svitiamo la prima vite che cade a terra, ma non fa niente, sta lì, non si perde. Svitiamo la seconda mantenendo con la 5 esagonale il bullone da quest'altro lato. Ok, aiutandovi con la chiave tirate la vite in basso. Ok, avete levato la prima. La seconda, questa è la modifica che vi dicevo, perché è più comodo da levare, perché basta che la prendete qui e la tirate così. A questo punto staccate i connettori freccia, linguetta per la luce di posizione e la luce abbagliante abbagliante. A questo punto abbiamo il mascherino in mano. La modifica che vi dicevo non è nient'altro che una vite più lunga, normalmente una vite così, una vite più lunga in maniera che la potete prendere da quest'altro lato e anche quando lo dovete riavvitare è più facile da mantenere, sennò altrimenti dovreste avere due chiavi a T per stringere il tutto e vi assicuro che è scomodo. Invece così, con una poca spesa, vi eliminate tanti problemi. Ok, eccoci qua, smontato il nostro fanale. Ora passiamo allo smontaggio delle lampadine, visto che molti lo chiedono come si fa. Questa è la posizione, un quarto di giro si tira in fuori e c'è collegato un H6. Non ve lo faccio vedere perché ho una striscia LED collegata e quindi mi si scolla dal fanale. Leviamo questa gomma di protezione e scopriamo la nostra lampada H4. Leviamo i due fermi verso l'interno. Ok, la nostra lampada, eccola qui, niente di particolare. Occhio quando la rimettete, far capitare i tre perni nella posizione corretta della lampada, nelle loro sedie, così. Riabbassate il tutto e ricollegate le due mollette. La lampada si tiene e stiamo a posto. Questo è quello che riguarda per la sostituzione delle lampadine. Io non tengo una lampada a LED perché la lampada nel LED, se si brucia poi rimanete senza luce. Io attualmente sono stato in Sicilia e si è bruciata la lana abbagliante, ma almeno l'abbagliante ce l'avevo, comunque avevo una luce davanti. Ok, dopo le lampadine passiamo allo smontaggio del cupolino dal fanale. Basta levare queste viti, 1, 2, 3 e 4 e viene via. A quel punto potete cambiare il mascherino del 750 con quella del 1200. Sono gli stessi attacchi, sempre i 4, 1, 2, 3, 4. Una volta che avete fissato il fanale dentro il cupolino potete mettere il plexiglass trasparente che crea questa specie di protezione per l'aria. C'è chi ne trae giovamento, sinceramente non ho mai visto questa grande differenza.
è solo più bello esteticamente. Questo per quello che riguarda il fanale 1200. Passiamo al motivo principale per cui è stato creato questo tutorial. Lo smontaggio del fanale, il cambio delle lampadine, bene o male lo sanno fare un po' tutti. Molti mi hanno chiesto informazioni sul mascherino che utilizzo quando vado in pista. Questo è il mio mascherino di quando vado in pista. È nient'altro che un mascherino di una moto da cross, non ricordo bene il modello, però comunque basta andare in un negozio, ne comprate uno qualunque e lo adattate alla vostra moto. Io ci ho adattato queste due staffe e ho ricreato gli stessi attacchi che sono dietro il fanale originale, niente più niente meno. Gli attacchi originali sono questi, questo è due, questo, e questo centrale è l'altro. Così evito di andare in pista e rovinare un fanale da 300 euro in caso di caduta. La caduta. Però può succedere. Questo è quando. Ora vi faccio vedere un attimo come va montato. I morsetti li potete lasciare qui tranquillamente, non danno fastidio e alla moto non succede niente, non vi dà né errore né niente. Io sono anni che utilizzo questo mascherino in pista, scollegando tutto, non è mai successo niente. Per inciso ho 80 e passa mila chilometri al momento. Quindi abbiamo detto, mettiamo questa prima vite qui, ok, qua. La seconda vite la agganciamo qui e sotto il cruscotto. A questo punto non ci resta che reinserire i bulloni. Bene, spero che il tutorial vi sia piaciuto, almeno utile, piaciuto un po' meno perché lo faccio io, quindi non può essere bello sicuramente, ma almeno utile, speriamo. Moto caricata, ho messo la borsa serbatoio e il mascherino da pista e andiamo a farci questo giro in pista. La borsa serbatoio, su un altro tutorial vi spiegherò cosa mi sono inventato per fissarla sulla moto. Ovviamente l'elastico, la rete serve solo per tenere il mascherino, non la borsa. E poi vedremo sugli altri tutorial. Ciao a tutti!